Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti, io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Il caso di oggi amici è semplicemente assurdo, è talmente assurdo, lungo e intricato che ho dovuto per forza di cose dividerlo in 2 episodi, anche perché sarebbe veramente stato impossibile scriverlo, montarlo tutto in una settimana. Quindi oggi vi racconterò la prima parte e lunedì prossimo vi racconterò la seconda, ma credetemi, forse è meglio così, perché quello che state per sentire veramente è una di quelle storie che hanno bisogno di tempo per essere elaborate, quindi non mi dilungo oltre e cominciamo. Il termine affidarsi deriva dal latino medievale ad fidere, composto dal prefisso ad, cioè verso, a, e fidare, fidarsi. Significa letteralmente consegnarsi con fiducia, riporre la propria sicurezza, speranza o cura nelle mani altrui. E non è solo un gesto di apertura, è un atto consapevole, la scelta di consegnare se stessi ad un altro, a qualcuno che riconosciamo come meritevole. In fondo affidarsi significa contare sull'altro e credere che saprà prendersi cura di ciò che gli viene consegnato. That baby needed care, it needed protection. Delle nostre emozioni, I mean, besides love, babies need functioning guardians. dei nostri segreti, You don't want to make mistakes now. You do have issues. So then why not just deal with them thoroughly? è ciò che ci permette di creare connessioni umane, di amare e di costruire legami, di arricchire la nostra esperienza di vita. Ma cosa succede quando i nostri pensieri più intimi diventano un'arma nelle mani di qualcun altro, uno strumento di controllo? Remember what did I always say to you? What? What do I always say to you? You're always right. That's right. Questa è la storia di come la fiducia mal riposta ha stravolto le vite di un gruppo di promettenti studenti universitari. Questa è la storia della setta del Sarah Lawrence College. Prima di cominciare però amici datemi solo un minuto per parlarvi dello sponsor di questo video, June's Journey. Nelle ultime settimane amici, come magari avrete già visto anche sull'altro canale in cui racconto storie insieme a Edo, Partners in True Crime, ho scoperto June's Journey, un gioco investigativo che mi piace tantissimo e che la sera mi aiuta a ritagliarmi un momento di svago, pur restando sempre in un mondo fatto di indagini e misteri, perché è più forte di me. L'ambientazione di questo gioco è negli anni 20 tra New York e Parigi e si segue June, un'investigatrice alle prese con un omicidio e con una serie di segreti familiari che si svelano poco alla volta, creando un intreccio sempre più complesso. June's Journey è anche super creativo perché si può decorare la propria isola con tutti elementi ispirati all'epoca e le grafiche sono veramente bellissime, sono dettagliate e molto eleganti. Inoltre si possono incontrare anche altri giocatori e collaborare con tutta la community di June's Journey per scoprire nuovi indizi e andare avanti nella storia. Se volete provarlo anche voi amici potete utilizzare il QR code in sovraimpressione oppure il link in bio. June's Journey è scaricabile gratuitamente sia per iOS che per Android. Grazie a June's Journey per aver sponsorizzato questo video, ma soprattutto amici, grazie a voi per il supporto al canale. E ora torniamo al caso di oggi. Ci troviamo al Sarah Lawrence College, situato appena oltre i confini della città di New York, a circa 25 km da Times Square, precisamente a Bronxville. Si tratta di un prestigioso college privato di arti liberali, quindi scienze umane, scienze sociali, letteratura e varie arti, tra cui musica, teatro, eccetera, eccetera.
Questo college è noto per il suo modello educativo non convenzionale, basato su percorsi personalizzati e un rapporto molto stretto tra gli studenti. E l'atmosfera che si respira è un po', diciamo, alternativa. Gli studenti infatti sono tendenzialmente tutti tipi un po' fuori dagli schemi, sono persone dall'animo artistico, dalla mentalità aperta, sono un po' magari quelli che alle superiori erano considerati degli outsider. Infatti uno dei motti della scuola è We're different and so are you, cioè quindi noi siamo diversi e lo sei anche tu. Siamo nell'autunno del 2009 e Talia Ray si iscrive proprio a questo college, alla facoltà di giurisprudenza. Durante il suo primo anno Talia fa subito amicizia e riesce a integrarsi molto in fretta, anzi diventa proprio una leader del suo giro di amicizie. La sua personalità determinata e carismatica fa quasi da calamita per i suoi amici, tanti dei quali, a differenza sua, non sono così sicuri di loro stessi, anche perché il periodo di passaggio dalle superiori all'università è già di per sé un momento delicato e non è raro che qualcuno possa sentirsi, diciamo, spaesato o incerto sul proprio futuro, o che qualcuno possa sentirsi un po' in crisi mentre sta ancora cercando di capire che direzione prendere nella vita, il proprio posto nel mondo. Quel qualcuno comunque sicuramente non è Talia, perché lei ha le idee chiarissime, lei sa che vuole diventare avvocato, lei non ha paura di niente, non ha paura di esporsi, non ha paura di parlare, appunto non ha paura di niente. Il primo anno quindi si crea questa compagnia di amici, tra cui troviamo anche Santos, un ragazzo di origini dominicane che dopo un po' comincia ad uscire con Talia, cioè i due iniziano proprio una relazione. Il tempo passa e il gruppo di amici si consolida sempre di più, si legano sempre di più, insieme si divertono, vanno alle feste, fanno gite di gruppo. Così all'inizio del secondo anno, su iniziativa di Talia, decidono anche di andare a vivere tutti insieme. Vanno a vivere tutti insieme in un edificio a 2 piani, sempre all'interno del campus, ma molto più defilato rispetto agli altri dormitori, in una zona del campus dove c'è praticamente zero controllo, che per loro è ovviamente un vantaggio, cioè significa che possono fare tutto il casino che vogliono e nessuno può dirgli niente. L'edificio si chiama Slonim Woods 9. Allora, ora vi dirò i nomi dei ragazzi del gruppo, anche se so che ve li dimenticherete tra 2 minuti, ma non importa, tranquilli, perché ce ne saranno alcuni ricorrenti che imparerete a memorizzare, secondo me. Purtroppo questa è una di quelle storie con 1000 nomi diversi, ma spero di rendere il tutto il più semplice possibile. Allora, la casa è divisa in questo modo. Al piano di sopra ci sono le stanze di Max, Daniel, Raven e Claudia. Al piano inferiore invece ci sono quelle di Giulianna, Santos e Talia e Isabella. Tranquilli che li conosceremo meglio. Dunque, questa convivenza procede a gonfie vele, tra i ragazzi c'è moltissima sintonia e nonostante la confusione e il disordine regnino sovrani, come ci si può aspettare in ogni appartamento studentesco, tutti si trovano molto bene in questa casa, finché arriva un cambiamento, perché un giorno Talia chiede ai suoi amici se per loro sia un problema ospitare a casa per qualche tempo suo papà. Dovete sapere che Talia parla continuamente di suo papà, lo descrive come un uomo onesto, coraggioso e che soprattutto è stato messo a tacere da uomini potenti e vendicativi. Infatti, il suo povero padre è finito addirittura in galera. È finito in galera per aver cercato di proteggerla dalla madre violenta e Talia racconta anche che il suo arresto altro non è che la conseguenza di una corruzione ben radicata nelle istituzioni newyorkesi. La storia familiare di Talia infatti purtroppo è molto triste e complicata. Quando lei aveva 15 anni, suo padre, che si chiama Larry, e sua madre, Teresa, avevano divorziato e Talia e la sua sorellina più piccola erano state affidate alla mamma, a Teresa. Ma solo pochi mesi dopo la polizia era dovuta intervenire in casa loro perché Teresa aveva dichiarato di essere stata aggredita
da Larry. All'arrivo della polizia però Larry aveva negato la cosa e non solo lui. Talia lo aveva difeso a spada tratta sostenendo il contrario, cioè sostenendo che in quella famiglia fosse la madre, Teresa, quella violenta e non solo con Larry, ma anche con lei e con la sua sorellina. Le figlie infatti erano state poi affidate a Larry, che come prova degli abusi di Teresa sulle figlie aveva creato un sito, un blog, su cui aveva pubblicato tutta una serie di lettere scritte a mano proprio da Talia, lettere in cui lei dettagliava tutte le violenze subite dalla donna, violenze che in alcuni casi erano persino sessuali. Suo padre quindi le aveva salvato la vita e infatti l'unico motivo per cui Talia vuole diventare avvocato è proprio questo. Un giorno lei vuole difendere persone come suo padre, persone innocenti che si trovano intrappolate in una giustizia corrotta. Suo padre infatti è proprio lì che si trova in quel momento, in carcere, ma sta per uscire finalmente ed è per questo che Talia chiede ai suoi amici e ai suoi coinquilini di poterlo ospitare nella casa del campus, almeno per un po', giusto il tempo di rimettersi in piedi e di trovare una sistemazione. E i suoi amici accettano. Tutti loro sanno quanto lei ami suo padre, cioè non potrebbero mai dirle di no. Così, verso la fine di settembre del 2010, il papà di Talia, Larry Ray, esce di galera e si trasferisce allo Slonim Woods 9. Larry si piazza nell'area comune e dorme sul divano o a volte su un materassino nell'armadio di Talia. E lentamente una situazione che avrebbe dovuto essere temporanea sembra diventare definitiva. Insomma, Larry da lì non si schioda più. Ma questo agli altri ragazzi non dà per niente fastidio, nel senso che Larry fa le pulizie, cucina benissimo e assume, diciamo, un po' il ruolo del papà di tutti. E per uno studente che non ha il tempo per pulire o riordinare casa, o non ha la voglia, o non ha i soldi per mangiare bene, per esempio, tornare a casa con tutto pulito e una cena a base di bistecca cucinata a puntino, diciamo che non è proprio male, no? Oltre a questo, Larry intrattiene i ragazzi con le sue mirabolanti storie, perché la vita che ha vissuto non è per nulla ordinaria. Larry è stato un agente governativo della CIA e nel corso degli anni si è trovato coinvolto in operazioni delicate e spesso molto pericolose. Racconta per esempio di quella volta in cui aveva recuperato dei missili Stinger finiti sul mercato nero, oppure di quella volta in cui aveva preso parte ad una trattativa per un cessate il fuoco in Kosovo. Episodi che sembrano usciti da un film, ma che lui racconta con una naturalezza quasi disarmante, come se fossero parte della routine. E non pensate che siano storie inventate, nel senso che se tu cercavi su Google il nome di Larry, trovavi effettivamente delle sue foto insieme a personaggi importanti, a militari, c'erano delle sue foto con l'ultimo leader dell'Unione Sovietica. Anything I say, I have documents to support. Larry ama parlare della sua carriera militare, esprime spesso una profonda ammirazione per il corpo dei Marines, di cui lui faceva parte, e racconta con orgoglio dei rapporti che ha avuto con tutti gli ufficiali americani di alto rango. E questi sono ricordi a cui lui torna molto spesso e con evidente fierezza. Larry, insomma, è il classico ex soldato, sia nell'aspetto che nel suo modo di fare. È una figura un po' intimidatoria, ma allo stesso tempo è anche estremamente affascinante perché è sicuro di sé, sa ascoltare e intavola spesso discorsi molto molto profondi, discorsi sul senso della vita, sulla giustizia, ma soprattutto sulla verità. Larry ama i discorsi filosofici e emana proprio questo senso di autorevolezza che ti fa sentire come se lui sapesse tutto, come se lui avesse una soluzione per tutto. Deciding moving. You're in it. There's lots of options which way you're going. Ema's moving and they both decide, right? Have the courage, just the courage to ask yourself, who am I? Sounds silly at first. Try it. You never know.
My learned something interesting. E gli inquilini dello Slonim Woods 9 pendono dalle sue labbra, anche perché, come vi dicevo prima, sono tutti un po' artisti e incarnano perfettamente lo stereotipo dell'artista maledetto. Sono tutti molto sensibili, emotivamente fragili e, come spesso accade a quell'età, 19 anni, sono tutti in cerca di un punto di riferimento. Daniel, per esempio, sta iniziando ad esplorare la propria sessualità, a cercare la sua identità sessuale, sulla quale si sente incerto, perché a volte pensa di essere gay, però non ne è certo, e allo stesso tempo ha una fidanzata, insomma, è confuso. Claudia e Santos hanno entrambi combattuto con la depressione e Santos in passato ha anche tentato di togliersi la vita. Un'altra coinquilina, Isabella, invece, si è lasciata da poco col suo fidanzato e sta soffrendo tantissimo a seguito di questa rottura. Quindi diciamo che poco a poco tutti si avvicinano a Larry e si aprono con lui. Tutti iniziano a vederlo come una figura paterna solida, presente e soprattutto in grado di aiutarli. Sì, perché Larry sostiene proprio di poter aiutare questi ragazzi, a aiutarli a stare meglio, a trovare la loro strada. Afferma di conoscere delle tecniche per disciplinare la mente, tecniche apprese durante un addestramento governativo. Spiega quindi ai ragazzi che lui sa come aiutarli a identificare e a trattare i loro traumi e per farlo lui adotta il metodo Q4P, Q4P, che significherebbe Quest for Potential, una filosofia fondata sull'idea che tutta l'energia dell'universo sia alimentata dalla ricerca del potenziale. Ma vediamo meglio questa filosofia. Alla base di questa Q4P c'è una teoria chiamata potentialism, sviluppata da un tizio che si chiama David Birnbaum, non importa, che tra l'altro è un amico di Larry. Secondo questa teoria, tutto ciò che esiste, l'universo, la vita, persino la coscienza, nasce da una cosa sola, il potenziale. Secondo questa visione, il mondo funzionerebbe più o meno così. All'inizio esiste solo il potenziale, cioè tutto ciò che potrebbe esistere ma che ancora non esiste, ancora è solo potenziale, ok? Ad un certo punto però questo potenziale non rimane fermo, ma tende a trasformarsi in realtà. È come se ci fosse una spinta continua che porta alcune possibilità a diventare concrete. E quando qualcosa si realizza non finisce lì, perché ogni cosa che esiste crea a sua volta nuove possibilità. Quindi questo processo va avanti in un ciclo continuo. Il potenziale diventa realtà, la realtà genera nuovo potenziale e quel potenziale si trasforma di nuovo in realtà. Secondo questa visione, quindi, la vita di una persona funzionerebbe un po' come l'universo. Non è statica, ma è in continua evoluzione. Si parte quindi da una versione, diciamo, più semplice di te, magari con meno consapevolezza, meno strumenti, e nel tempo puoi diventare qualcosa di più complesso. Puoi imparare, crescere, cambiare, sviluppare nuove capacità e ogni volta che fai un passo in avanti non arrivi mai ad un punto finale, ma apri nuove possibilità. Qual è il problema? I traumi sono il problema, come sempre. Secondo chi abbraccia questa teoria, i traumi sarebbero proprio quello che impedisce a questo processo di andare avanti, come se bloccassero la famosa spinta del potenziale e quindi l'obiettivo diventa rimuovere quei blocchi per permettere alla persona di continuare ad evolversi verso versioni sempre più complesse e complete di sé. In sostanza è questa, l'ho semplificata moltissimo, ma poi se andate a vedere sul sito di questa teoria troverete addirittura delle formule matematiche e un sacco di parallelismi con la fisica per tentare di dare più credibilità a tutto ciò. Peccato che ad un certo punto nel sito c'è anche scritto: nota che anche ChatGPT ha validato la teoria del potentialism. Vabbè, se l'ha validata ChatGPT, allora siamo a posto. Che poi, per carità, non c'è nulla di negativo in realtà in questa teoria, cioè perché di base è un mix di concetti, diciamo, generici,
presi qua e là, concetti che possono anche avere senso ed essere effettivamente di aiuto nella vita di un ragazzo in un momento difficile. Appunto non ci ho visto nulla di problematico in questi principi. Larry comunque comincia a seguire questi ragazzi facendo loro tutti questi discorsi sulla vita, sull'universo, questi discorsi filosofici, di psicologia proprio, e anche su come funziona la società. Sempre riprendendo un po' la teoria di prima, spiega ai ragazzi che seguendo i suoi insegnamenti potranno imparare a eliminare i loro traumi, le cose dannose della loro vita, tutte quelle cose che di fatto bloccano il loro potenziale e che impediscono loro di diventare davvero se stessi. Okay. Or understand it better, at least. I'm listening. Okay. And we're trying to see how much new stuff we can understand clearly that we didn't for Santos. How's that feel to you? That feels good. That makes me very happy. Yeah. Yeah, because I care about you, Santos. Thank you. You're welcome. La prima persona che Larry tenta di aiutare è Isabella Pollock. Vi ricordate la ragazza che stava affrontando quella brutta rottura con il suo fidanzato? Isabella viene dal Texas, ha 20 anni ed è arrivata al college Sarah Lawrence con una borsa di studio completa dopo aver frequentato un liceo cattolico femminile a San Antonio. Isabella è cresciuta praticamente solo con sua madre e non ha avuto una vita molto semplice, perché sua madre, dopo averla partorita, è scivolata nell'abuso di alcol e sostanze, mentre invece il padre era spesso assente. I genitori divorziano quando Isabella ha solo 3 anni, ma il padre non paga mai gli alimenti e non dà alcun supporto alla madre nel crescere la figlia. Quando Isabella ha 7 anni, comunque sua madre, si rimette in sesto ed esce dal tunnel della dipendenza da sostanze. Isabella è una ragazza molto timida, silenziosa, insicura, che si è sempre sentita un po' diversa dagli altri, sempre un po' fuori posto, e questa sensazione se la porterà dietro anche al college. Eppure con Larry lei riesce a parlare. I due parlano e parlano e parlano, a volte addirittura per 16 ore al giorno. E il loro rapporto diventa molto stretto, tanto che da un certo punto in poi Larry comincia a dormire nella sua stanza, nella stanza di Isabella. Ovviamente non per andarci a letto, ci mancherebbe. Lui spiega questa cosa, lui dormiva per terra, ma per poterla aiutare lui deve passarci tutto questo insieme. Lui specifica appunto che la sta aiutando. Arrivano così le vacanze invernali, le vacanze di Natale, in cui solitamente gli studenti, compresa Isabella, tornano a casa dai propri genitori. La mamma di Isabella infatti la sta aspettando, non vede l'ora di rivedere la figlia, ma la notte prima del suo arrivo riceve una telefonata da Larry. Larry dice alla mamma di Isabella che sua figlia non tornerà a casa per Natale perché tornare in quella casa la farebbe tornare in contatto con un brutto trauma subito quando era solo una bambina. Larry spiega alla mamma di Isabella che quando era piccola Isabella ha subito abusi da parte di un amico di famiglia e che ora il ricordo è riemerso, lei è troppo fragile e se dovesse tornare in quella casa adesso si toglierebbe la vita. E le dice chiaramente, Larry alla mamma di Isabella, le dice: sei stata tu a permettere che questo le accadesse da bambina, perché sei stata una madre terribile, ma questa non è la madre che sei oggi. Oggi le cose sono cambiate, per questo devi comprendere tua figlia e capire che se lei tornasse lì ora la troveresti morta per terra, le dice, perché appunto si toglierebbe sicuramente la vita. Cindy, you were a terrible mother back then. You were negligent. You didn't protect your daughter. That was then. That's not today. Today, you probably wouldn't let that happen. Isabella doesn't want to talk to me. I mean, how are we going to get this stuff straightened out if she doesn't talk to me? See, the thing is, you got to understand it properly. No one is going to convince her to talk to you. I couldn't even do that, Cindy. Sure, the only thing I care about is to help Isabella.
La madre di Isabella è confusa e sconcertata. Lei non sapeva nulla di questi abusi subiti da sua figlia da piccola, non ne aveva idea, non si era mai accorta di niente. Ma Larry è così convincente che non può fare altro che ringraziarlo e dirgli che ovviamente se Isabella sta così male a tornare a casa, se a lei provoca questo dolore, allora ovviamente non ci deve tornare, non finché non starà meglio. Sure, the only thing I care about is to help Isabella. Durante queste vacanze, tra l'altro, avviene un grosso e importante cambiamento. Larry lascia la casa del campus e va a vivere in un appartamento sulla 93esima strada a New York, un appartamento di proprietà di un suo amico, un certo Lee Chen, che glielo presta, diciamo. E insieme a Larry vanno a vivere anche alcuni studenti, vale a dire Isabella, Santos e Talia, ovviamente, che è la figlia di Larry. Comunque Isabella, da quando si fa seguire da Larry, appare effettivamente più felice, appare più libera, più sicura di sé. Santos lo nota e di conseguenza decide anche lui di aprirsi con Larry, di farsi aiutare da lui. Santos Rosario ha 19 anni, la sua famiglia vive nel Bronx ed è originaria della Repubblica Dominicana. Santos ha altre 2 sorelle, Yalitza e Felicia, a cui è molto legato. Per la sua famiglia l'istruzione è la priorità assoluta. I genitori infatti hanno investito tutto sull'educazione dei figli. Infatti anche le altre 2 sorelle vanno all'università e non a delle università qualsiasi. Felicia è laureata ad Harvard e ha ottenuto un dottorato in medicina alla Columbia, che sono tra le università più prestigiose al mondo, e anche Yalitza frequenta la Columbia. Santos comunque, come dicevamo, è una persona molto sensibile e parla a Larry della sua famiglia, delle sue sorelle maggiori. Gli racconta di come suo padre abbia sempre tradito sua madre e di quanto questo lo abbia fatto sentire male, di quanto lo abbia fatto sentire confuso su cosa sia giusto e su cosa non lo sia. E confida anche a Larry di aver sofferto di depressione e appunto di aver anche tentato di togliersi la vita in passato. Larry ovviamente si offre di aiutarlo e riesce a comprendere al volo tutte le dinamiche familiari di Santos in un modo lucido ed effettivamente intuitivo. Analizza con Santos il suo passato, dandogli una chiave di lettura che sembra effettivamente aiutarlo a sentirsi finalmente libero dal peso di tutte quelle domande, di tutta quella confusione. E anche Santos, come Isabella, si sente meglio, più sicuro di sé, più consapevole. Larry fue a la casa con Santos Junior y Talía. Cocinaron, cenamos, estábamos tranquilos. Y sabía de todos los temas sabía. Yo, imagínate, yo misma me quedé así mirándolo y digo yo, wow. Yo dije, bueno, este hombre es inteligente. Bueno, así bien, eso es lo que creíamos, pues tengo un intelectual que a los muchachos les conviene llevarse de él. Poi abbiamo Claudia Drury. Claudia ha 20 anni ed è cresciuta nella periferia di Los Angeles. Lei è una studentessa particolarmente creativa, è appassionata di scrittura e di fotografia e viene descritta dai suoi amici come brillante e ironica, ma dicono di lei anche che sia una persona a cui piace raccontare storie, diciamo che le piace abbellire la realtà, dice un po' di bugie, cioè storpia un po' la realtà in modo innocuo, cioè lei aggiunge l'IVA alle storie, capito? Cioè lei racconta sempre queste storie pazzesche e tu sai che devi togliere un 20%. E la descrivono un po' come una drama queen, diciamo. A volte diceva di amare delle band, dei gruppi musicali di cui in realtà non aveva mai ascoltato neanche una canzone, oppure una volta addirittura aveva finto di svenire durante una lezione a scuola, così per attirare l'attenzione. E all'inizio Claudia in realtà è un po' restia riguardo Larry. A lei infatti il rapporto tra lui e sua figlia Talia sembra un po' strano, un po' troppo morboso, ma dopo un po', vedendo l'influenza effettivamente positiva che Larry ha sui suoi amici, decide di fidarsi. Non molto tempo dopo
Anche Claudia è una persona nuova, diventa una fanatica dei Marines, pubblica continuamente post sui Marines su Facebook e tesse le lodi di Larry continuamente, sostenendo che sia un uomo fantastico e che le stia salvando la vita. E anche lei va a vivere nell'appartamento sulla 93esima strada. Claudia inizia anche ad allenarsi regolarmente, a mangiare iper sano, perché i Marines conducono uno stile di vita sano, e tra le altre cose smette anche di fumare erba, cosa che aveva sempre fatto con i suoi amici. E non so se lo sapete, ma a New York fumare erba è legale, cioè la si può comprare ovunque, la si può anche fumare ovunque, è proprio una cosa normalizzata, come, non lo so, in Italia si fumano le sigarette, lì chiunque fuma erba. E quindi quando i suoi amici le chiedono come mai non fumasse più, lei li guarda e risponde: perché ho la schizofrenia e l'erba potrebbe amplificare i sintomi, quindi è meglio se non fumo. E gli amici la guardano scioccati, first reaction shock, e le chiedono: scusa, ma da quando hai la schizofrenia? E lei risponde: l'ho scoperto adesso, me l'ha diagnosticata Larry. Claudia, the burden was never yours to figure this out because this is not something you can figure out from within the center. You understand you have to be outside the sphere to see this, Claudia. It means it has to be someone else. You hear me? Yeah. Infine abbiamo Daniel Levin. Vi ricordate il ragazzo che era confuso sulla sua sessualità? Lui ha 20 anni, è cresciuto a New York e oltre a studiare lavora anche in una gelateria vegana nell'East Village. Daniel è appunto in un periodo molto delicato della sua vita. È confuso, come vi dicevo, è fidanzato con una ragazza, ma la relazione è in crisi e lui appunto non sa se stia sviluppando un'attrazione anche per gli uomini. All'inizio Daniel trova le riflessioni filosofiche di Larry confuse e considera strana la fiducia che Claudia ripone in quella che di fatto è una consulenza psicologica un po' improvvisata, perché sottolineo, se non fosse chiaro, che Larry non ha alcuna qualifica, ma Santos, Isabella e appunto anche Claudia si trovano così bene con lui che gli consigliano di provarci, di provare almeno a parlare con Larry, e Daniel lo fa. Joe. What did I learn this summer? It'll be amazing. I'm breathing myself. How's it back? That's a good thing. Yeah. More confident? Claudia, you like that? Yeah. Big. It's hot. That during time. For most of the sophomore year. And this summer. Daniel e Larry si incontrano un pomeriggio in uno Starbucks e conversano per ore e ore. E alla fine Larry gli dà la soluzione. Gli dice: Daniel, lascia la tua ragazza. E sulla questione della sessualità lo guarda e gli dice: no, tranquillo, tu non sei gay, questo posso dirtelo con certezza. Il punto, dice Larry, è che sei solo un po' insicuro, devi solo imparare ad essere un vero uomo, ma io posso aiutarti in questo. Dopo questa conversazione, Larry lo accompagna fuori dal locale e lì, ad aspettarli poco più avanti, c'è una limousine con dentro i suoi amici. Dentro ci sono Santos, Claudia e Isabella. Daniel ci sale e tutti insieme si dirigono all'appartamento sulla 93esima strada e Larry chiede a Daniel di trasferirsi anche lui lì, solo per l'estate. E Daniel, che sta lasciando la sua fidanzata e deve trovare un'altra casa a New York, cosa non facile, soprattutto carissima, accetta. Così nell'estate del 2011 Santos, Daniel, Isabella, Claudia e Talia vivono tutti insieme a Larry in questo appartamento, un appartamento molto carino al 15° piano di un grattacielo. E vi ricordate, in realtà l'appartamento non è di Larry, ma è di questo suo amico Lee Chen, che
all'inizio accetta di ospitarlo, cioè gli dice che può rimanere per un periodo a dormire sul divano, ma poco tempo dopo Larry praticamente gli occupa la casa e, come se non bastasse, inizia anche a fargli dei lavori dentro. Tranquillo Larry, quando si dice fai come se fossi a casa tua. Okay, so we're gonna pull this out now. Larry insieme ai ragazzi ristruttura la casa, ridipinge le pareti, sposta i mobili, smonta le cose, le rimonta. Passano il tempo così, sempre tutti insieme e dormono anche tutti insieme perché questa casa, per quanto sia carina, è molto piccola. Infatti, Larry e Isabella dormono in camera da letto, l'unica camera da letto, tutti gli altri invece dormono in salotto, tipo dove capita, tipo grande pigiama party. Ma il vero obiettivo di questa convivenza è sempre questa sorta di percorso interiore con lo scopo di prendere in mano la propria vita e trovare la chiarezza. E nonostante i ragazzi sarebbero dovuti restare lì solo per l'estate, la convivenza si protrae, diciamo, a tempo indeterminato. I'm getting candid video. Oh, Claire, it's your ornament. Just gonna L'anno scolastico ricomincia, loro vanno all'università, cioè frequentano le lezioni, ma poi tornano sempre da Larry nell'appartamento e poco a poco si isolano dalla vita comunitaria del campus e si isolano anche dagli altri loro amici. Vi ricordate, nella casa dentro al campus all'inizio c'erano anche altri ragazzi, Giulianna, Max, Raven, e con loro a malapena si parlano, anzi a malapena li guardano quando li incrociano nei corridoi della scuola. Nell'appartamento ovviamente le cose sono tutte gestite da Larry. Lui organizza e controlla ogni aspetto della vita domestica in questo modo. Prima di tutto non ci sono porte, cioè lui toglie tutte le porte, anche quelle dei bagni. Nessuno può avere privacy e nessuno osa dire nulla perché è ormai chiaro a tutti il concetto che quando Larry fa qualcosa, qualsiasi cosa sia, anche se lì per lì sembra qualcosa di incomprensibile, lo fa per il loro bene, quindi nessuno mette in dubbio le parole o le azioni di Larry. Poi la routine è sempre questa: sveglia alle 7 in punto con una playlist di canzoni, marce e musiche militari, tutto molto stile Marines. Subito dopo, allenamento. Tutti devono fare un allenamento durissimo, tipo 5 serie da 30 flessioni una settimana, poi 5 serie da 50 flessioni la settimana dopo. Larry sprona i ragazzi a seguire uno stile di vita sano e una dieta molto molto rigida. Questo ha chiaramente un effetto su di loro. Santos e Daniel inizialmente si sentono soddisfatti perché sono più in forma, ma poi iniziano a dimagrire parecchio. E nel giro di poco anche Claudia, per esempio, sviluppa una vera e propria ossessione per la perdita di peso. Poi ci sono tutte le varie attività, tutto pianificato da Larry. Lui sceglie le attività, i pasti, le mansioni domestiche, tutto. E fa continuamente fare ai ragazzi lavori manuali, cioè si inventa continuamente compiti da svolgere e riempie sempre di più la casa di oggetti, attrezzi di falegnameria. Dopo un po' l'appartamento è veramente pieno di roba, ovunque, roba che va organizzata, sgomberata, montata, smontata, messa negli scatoloni, tolta dagli scatoloni. Insomma, Larry non permette mai ai ragazzi di fermarsi e ogni mansione è una missione da compiere. I flipped this thing over by myself. Got it? Yes. You got embarrassed. See how you see this, gentlemen? E Larry è un capo molto severo, anzi diventa via via sempre più severo e autoritario, ma adotta un po' il metodo del bastone e la carota. È severo, 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 però una volta è bravo e gratifica i ragazzi con qualcosa di eclatante, tipo regali molto costosi o cene in ristoranti di lusso, tutto pagato da lui. E se vi state chiedendo
come faccia a permettersi tutto questo, me lo chiedo anch'io, nel senso che Larry pare abbia diverse fonti di reddito, tra cui una fonte di reddito derivante dal fatto che lui fa il life coach per un amico ricco. Non si sa molto di più su questo. Qualsiasi cosa faccia comunque deve fargli guadagnare molti soldi, perché non so se avete idea di quanto sia cara New York, ed è riportato da chiunque lo conoscesse il fatto che lui girava davvero in limousine, cioè quella volta fuori da Starbucks c'era la limousine ad aspettarlo, perché lui effettivamente quando aveva bisogno di spostarsi chiamava e arrivava la limousine per trasportarlo, e non oso neanche immaginare quanto questo possa costare a New York. Comunque, oltre a questo, i ragazzi fanno tantissime cene insieme, serate cinema, un po' come facevano nel dormitorio del campus, e il cuore del programma di trasformazione personale di Larry si svolge proprio durante le serate trascorse in casa. Dopo le cene, per esempio, tutti si riuniscono in soggiorno per un momento di confronto, una discussione, durante la quale il gruppo mette sotto interrogatorio una sola persona, passando al setaccio ogni aspetto della sua vita. La persona che viene messa sotto interrogatorio, diciamo così, solitamente ha fatto qualcosa che Larry non ha apprezzato, ma parliamo di cose veramente banali, ok? Tipo hai rotto un bicchiere o hai graffiato una padella. Mistakes. You get addressed. Ma secondo Larry queste non sono cose banali. Secondo lui queste sarebbero manifestazioni di traumi infantili irrisolti. I have a question for you. Right. Why did you damage the property? Cioè è letteralmente il tuo bambino traumatizzato dentro di te che esce fuori e fa i dispetti. You are my friend. You count to me. I didn't want you to be doing that. Lo scopo di queste sessioni di gruppo, quindi, secondo Larry, sarebbe portare alla luce la verità. Verità personali profonde. Anche perché, non ve l'ho detto prima, ma il mantra di Larry è uno e uno soltanto, che ripete fino alla nausea. La verità vince sempre. Remember what did I always say to you? What? What do I always say to you? You're always wrong. That's right. Ma in realtà durante queste sessioni l'ambiente è molto autoritario e colpevolizzante, e tutto è fatto per umiliare questi ragazzi, per farli sentire manchevoli e in colpa per qualcosa che magari non hanno neanche fatto. Santos, per esempio, viene preso particolarmente di mira in questa attività, e le registrazioni di queste sedute fanno a dir poco accapponare la pelle. Larry infatti registra tutto, fa tantissimi video o registra anche solo gli audio delle sedute. In una di queste registrazioni, per esempio, sentiamo Larry che chiede a Santos perché abbia danneggiato la sua proprietà, e con proprietà intende delle padelle. Secondo lui Santos avrebbe graffiato alcune delle padelle, e già lì Santos va in confusione, perché come vi ho detto prima nessuno mette in dubbio quello che dice o fa Larry. Se Larry fa qualcosa o dice qualcosa, deve esserci un motivo valido, e se Larry dice che ho fatto qualcosa deve essere vero, solo che Santos non ha graffiato quelle padelle, o comunque non crede di averlo fatto, cioè non ha questo ricordo. Let's work with that a little bit, okay? Okay. What you remember is enough. It just has to really be what you remember. It can't be less than what you remember. Ma Larry insiste. Certo che l'hai fatto, certo che te lo ricordi, pensaci, devi solo dire la verità. E dopo un po', dopo ore e ore e ore, Santos semplicemente si convince della cosa, si convince di star reprimendo un ricordo. Forse è vero che ha graffiato delle padelle, forse ora che ci pensa meglio le stava pulendo e mentre le puliva si sono graffiate. Yeah, I mean, I was thinking about how I would I was cleaning with vinegar. And I did that even though you told me, be careful with that. It's not the objects that are important, it's what they mean to the person also. Exactly. Did you feel I was holding you accountable? Yeah.
How's that feel? It feels good. Yeah. It feels good. Thanks, Larry. You're welcome, buddy. Ma è davvero questa la verità? O Larry sta solo manipolando le menti di questi ragazzi che si sono completamente affidati a lui, facendo fabbricare loro dei falsi ricordi? E per quale motivo, vi chiederete voi, dovrebbe convincere Santos che ha graffiato le sue padelle? Cioè, cosa ci guadagnerebbe? Ma soldi, ovvio. Sempre una questione di soldi, oltre a potere e la soddisfazione perversa di avere questi ragazzi sotto un totale controllo, ovviamente. Santos, infatti, per riparare questo danno arrecato a Larry per aver danneggiato le sue cose, deve dargli dei soldi come modo simbolico, ma neanche tanto simbolico, di prendersi la responsabilità del suo errore, così da essere un vero uomo, una persona reale nel mondo reale. E ovviamente non parliamo solo di queste padelle. In un'altra sessione, Santos, sempre sotto le pressioni estenuanti di Larry, ammette di aver buttato via circa 5 libretti degli assegni e di aver strappato pagine da almeno 2 di essi, e di averlo fatto per ostacolare l'attività di Larry e per impedirgli di lavorare, assicurandosi così anche di occupare il suo tempo e di sprecarlo. E queste sessioni, amici, sono veramente sfiancanti, sono sessioni che durano anche notti intere, ore e ore e ore di Larry che ti dice che devi ricordare qualcosa che non hai mai fatto, ore e ore di Larry che ti fa mettere in dubbio quella che credi essere la realtà, ma la verità è che non lo sai neanche più tu quale sia la realtà e ti lasci convincere del fatto che forse è vero, forse tu stai reprimendo questi ricordi, e se ascolti quello che Larry dice, se farai come dice lui, poi sarai davvero libero. Santos, didn't I tell you you can't do harm to people? Family, healthy harm, right? Yeah, you did. What did you do? What have you been doing? Santos, what went on? You couldn't resist? What? No. Santos, you're hiding. Okay, you want to play this game? It's not going to work. Remember, you are the one that has hurt me. You are the herder. I am the victim of your hurt. Oh, God. One. What? Two. Wait, give me a hint or something. Can you, help me remember somehow, please? You didn't confess everything I'm recording right now. Everything. Okay. I've destroyed a lot of property. Yeah. Wow. Like a tools. I destroyed the stove oven. Well, what do you want to do about it, Santos? Sorry, actually. I want to correct it if it's... E così Santos si ritrova a compilare una lista di oggetti che avrebbe danneggiato in casa, e la lista comprende praticamente ogni singolo oggetto presente in casa. È lunga 5 pagine e il valore del prezzo delle cose rotte da rimborsare a Larry, cose che lui in realtà non ha mai rotto, ammonta a $47.726,79, soldi che ovviamente Santos non ha. You better talk to whoever you gotta talk to, and Santos then just pay me for what you damaged. Just give me up to Monday. For what? I'll get your money. Soldi che quindi chiede alla sua famiglia con cui tra l'altro non parla neanche più. Larry lo ha convinto del fatto che la sua famiglia altro non è che una delle cose tossiche della sua vita, qualcosa che blocca il suo potenziale. E come abbiamo visto in tanti altri casi, questa è una delle prime cose che il leader carismatico fa in un ambiente settario: allontanare le persone dalle proprie famiglie e dai propri amici, da chiunque possa far aprire loro la mente, da chiunque possa far vedere la realtà per quello che è. Santos quindi torna dalla sua famiglia, ma sempre facendo muro, cioè ci torna solo
per chiedere i soldi e preme su un tasto già dolente per i suoi genitori, li ricatta in qualche modo perché dice loro che se non gli avessero dato quei soldi lui si sarebbe tolto la vita. E come vi ho già detto, Santos aveva già tentato di togliersi la vita una volta, quindi immaginate i suoi genitori come possono essersi sentiti quando ha detto così. Il padre quindi decide di recarsi personalmente nell'appartamento per verificare di persona tutti questi danni che il figlio avrebbe causato, ma quando arriva lì Larry gli si mette davanti nell'atrio del palazzo e gli impedisce proprio di entrare. I genitori di Santos hanno così la conferma di quello che già sospettavano. Il figlio è finito in quella che sembra a tutti gli effetti una setta e a quel punto si trovano davanti a una situazione molto delicata perché l'istinto sarebbe ovviamente quello di opporsi, di essere duri, di cercare di aprirgli gli occhi con la forza, ma paradossalmente questo è l'approccio più pericoloso, perché quando una persona è dentro a una dinamica del genere, se si sente attaccata o giudicata, tende solo ad allontanarsi di più e quindi paradossalmente l'unico modo per non perdere quella persona del tutto è non spingerla via e assecondarla anche, no? In un certo senso, cercando di non tagliare quel filo sottile che li tiene ancora legati a lui, a quella persona e che è l'unica speranza per poterlo davvero aiutare un giorno, perché se quel filo si spezza rischiano davvero di non riuscire mai più a raggiungerlo. I genitori di Santos quindi lo assecondano e gli danno tutti i soldi che hanno, tutti, che non sono comunque abbastanza. Él iba a donde yo trabajo y hablaba conmigo y me decía, mami, yo necesito dinero, tengo que pagarle al área de algo que le rompí, cosas de la casa. Estaba desesperado, desesperado. Entonces yo tenía una cadena, un guillo, una cadena. No eran muchas cosas, pero fuimos al pawn shop, lo dejamos, nos dieron $750. Por la prendecita. Por la prendecita, por una cadena. Y yo le di eso, yo no tenía más ese día. $750. Santos si rivolge anche ad altri compagni del college, agli ex amici, che sono anche loro molto preoccupati, ma non hanno neanche la più pallida idea dell'effettiva gravità della situazione. Larry comunque un'altra cosa che fa è obbligare i ragazzi a mettere nero su bianco le proprie colpe, articolando delle vere e proprie confessioni, e lo farà sempre più spesso in futuro. Questo processo di fatto costringe i ragazzi a riplasmare i propri ricordi ancora di più, adattandoli alle accuse di Larry, e genera in loro ancora più confusione, oltre a renderli ricattabili, perché di fatto stanno mettendo per iscritto qualcosa di negativo che avrebbero fatto, ammettendolo. Daniel racconta che una volta, dopo aver passato ore e ore e ore sotto interrogatorio da parte di Larry, senza mai arrivare a nulla, lui si è inventato di sana pianta un trauma. Ha raccontato che quando era un bambino ha trovato nel vialetto di casa sua un uccellino. Lo ha preso in mano e lo ha schiacciato nella sua mano e racconta che questo trauma lo aveva segnato per sempre. Ed è una storia inventata, non è mai successo, ma solo a quel punto Larry lo ha lasciato andare, solo a quel punto si è detto soddisfatto. Queste sedute quindi diventano via via sempre più estenuanti, così tanto da portare i ragazzi a mentire pur di assecondare Larry e di giungere ad una qualche conclusione. E questo tra l'altro avviene anche perché Larry diventerà via via sempre più insistente, ma soprattutto sempre più violento. Sì, perché quando non si fa come dice Larry, o meglio, quando le risposte dei ragazzi non soddisfano Larry, quando non riescono a tirar fuori la verità che vuole Larry, allora lui li picchia violentemente. C'è questa registrazione, per esempio, in cui Larry sta interrogando Daniel. Sapete, in quelle sessioni devi
per forza dire a Larry la verità, ok? E non smette di pressarti finché non gli dici la verità. Peccato che Daniel non sappia quale verità voglia sentirsi dire Larry. E in questo video disturbante si vede Larry con in mano un martello e con questo martello tira Dan dal collo e lo colpisce sul collo dicendogli di non prenderlo per il culo. Poi prende una tenaglia, gli chiede di tirare fuori la lingua e gli pinza la lingua stringendo molto forte mentre gli dice: hai dubitato di me? Dubiti ancora di me? Pensi che stia giocando? E nel frattempo gli tira anche dei colpetti sul collo con quel martello. Poi gli dice: ok, te lo chiedo un'ultima volta, poi ti taglierò la lingua in due. Dimmi la verità. Stai dubitando di me? Daniel è chiaramente in difficoltà e non sa cosa rispondere perché tutto sembra non soddisfare Larry e Larry a quel punto inizia a colpirlo, comincia a dargli dei pugni fortissimi nello stomaco. È una scena veramente difficile da guardare, ma che fa comprendere quanto la dinamica all'interno di questo gruppo sia diventata non solo tossica, ma pericolosa. Now you're gonna have time. That's the working way. And then, so you're trying to pull back now, aren't you? Remember, they don't know the facts. I know them, dickhead. Doubting me? Still? Do you understand? See just how it feels? Huh? What if I pick you up like that? Pick you up by your top there? Huh? Do you think I'm playing with you? Huh? Huh? Hear me? Now, one more time, I'm going to put your tongue in here. Do you understand me? Oh, yeah, yes. Mm-hmm. Tell the truth. Yes. Doubting me? No, I know that. It's, Huh? Oh, Want to doubt me, though? no. Huh? No. I'll bust your face right here. Now, you and I are fighting it out tonight. Okay. Man to man. And I'm telling you, listen to me. Listen to me. That thing's gonna be out of your dick and balls. You shut the video. Oltre a questo, nella filosofia di Larry c'è anche il concetto del vero uomo e della vera donna. Infatti questa cosa del vero uomo l'ho già ripetuto un po' di volte perché lui ha questa mentalità un po' maschilista, patriarcale. Secondo Larry la cosa fondamentale è seguire la nostra biologia e abbracciare la nostra mascolinità o femminilità, dipende se siamo maschi o femmine, al 100%. Quindi secondo Larry i veri uomini devono esaltare il proprio lato maschile, quindi essere muscolosi, indossare colori sgargianti, perché secondo lui se indossi colori sgargianti vuol dire che sei molto sicuro di sé, sicuro di te, e un vero uomo è sicuro di sé, e i capelli andrebbero portati rasati da soldato. Le donne invece devono abbracciare la propria femminilità, quindi curare la propria estetica, assicurarsi di apparire sempre appunto curate, truccate, attraenti per l'uomo. Il make-up, per esempio, diventa obbligatorio per le ragazze del gruppo, che infatti cominciano a indossarlo sempre. Poi sostiene che dentro di noi ci sia una forte energia sessuale. Abbiamo visto che in tutte le sette c'è l'aspetto dei soldi, mancava quello sessuale, sono le due cose che nelle sette non possono mai mancare. E lui pensa che tutti abbiano pulsioni sessuali costanti e che quindi tutti debbano fare sesso, più sesso che possono. E quello sessuale, ovviamente, come in ogni setta che si rispetti, è un altro aspetto che Larry controlla. Inizia, per esempio, ad occuparsi in modo sempre più invasivo dell'educazione sessuale di Daniel, che appunto, se ricordate, si è dichiarato confuso sulla propria sessualità. Secondo Larry, Daniel deve solo acquisire più sicurezza in quell'ambito. La sera del 21° compleanno di Daniel, Larry porta i ragazzi fuori
fuori a cena e inizia a fare a Daniel domande in modo insistente su Isabella, cioè gli chiede insistentemente se trovi Isabella attraente. Poi quella sera, mentre Daniel sta dormendo sul divano, Isabella esce dalla camera da letto e lo raggiunge lì sul divano e dopo averlo baciato i due hanno un rapporto. E all'inizio Daniel ha pensato semplicemente di piacere a Isabella, ma la verità è che lei stava solo seguendo le direttive di Larry. Era stato lui infatti a istruirla e a dirle di andare da Daniel e di avere un rapporto con lui. Da questo momento in poi ha inizio una sorta di corso sessuale per Daniel in cui Larry è l'insegnante e Isabella è tipo l'assistente, e questo corso consiste praticamente in una serie di rapporti tra Daniel e Isabella con in sottofondo la musica, cioè come musica i canti gregoriani, perché secondo Larry quella è la musica giusta per quel contesto, e con Larry che guida Daniel su tutto quello che deve fare a Isabella. Cioè quindi questi rapporti sono guidati da Larry, che quindi è lì nella stanza e che ogni tanto partecipa direttamente, giustificando la propria presenza come parte di percorso di chiarificazione di Daniel e Isabella. Daniel a questo punto è terrorizzato dalla situazione, anche perché racconta che non c'è davvero un consenso in quella dinamica, ma nonostante tutto Daniel non lascia l'appartamento perché da una parte lui percepisce chiaramente che questa sia una situazione anomala, ma allo stesso tempo pensa di essere lui il problema, pensa di essere lui troppo impostato, troppo rigido, perché nessun altro del gruppo sembra lamentarsi o mettere in dubbio gli insegnamenti di Larry, mentre lui invece sì. Quindi, capite, doveva per forza essere lui quello debole. Questo purtroppo è quello che accade. Se il leader carismatico di turno riesce a riprogrammarti il cervello facendoti dubitare di te stesso, insegnandoti a non fidarti del tuo istinto, ha vinto, perché riuscirà a convincerti di qualsiasi cosa. Daniel infatti si abbandona ancora di più a Larry, lasciandogli di fatto il pieno controllo della sua vita sessuale e non solo di quella. Ma come siamo finiti a questo punto? Come siamo passati da Talia che chiede ai suoi amici di ospitare per qualche tempo suo padre sul divano della casa del campus a questa setta disturbante e distruttiva? Talia sa chi è davvero suo padre, ma soprattutto perché Larry si comporta così? Che cosa c'è sotto? Qual è il suo problema? So che vi ho già raccontato tanto, ma credetemi quando vi dico che quello che vi ho detto finora non è che l'inizio di questa storia, perché da qui in avanti la situazione non farà altro che precipitare. Stop me. No! Stop it! Stop it! You want me to me, Larry? Stop. Yes! Stop it! All I have to do is sit down and behave properly. And be cool babes like you guys. And be normal. That's all I got to do. I want to look for the... I need to go to sleep. Yeah, sit down on the floor. No, I'm free. Please lay down. You calm down. I love you, Larry. Please get over me. Please. Hurt yourself, Morgan. Please. Love you, Larry. Ma di tutto questo parleremo nella parte 2 di questo caso. Io come al solito amici vi ringrazio per aver passato tutto questo tempo con me anche oggi. Fatemi sapere se conoscevate già questa storia, lasciatemi un commento, ma non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!